Niente affitto, bollette, caparra, anticipo, niente macchina, bolla assicurazione, revisione, multe e carburante, niente aperitivi, l'ultimo iPhone, capi firmati, le ferie solo 3 mesi l'anno, shopping compulsivo. Però aspetta, perché viaggiare tutto l'anno è nato da esigenze diverse e ben specifiche. In primis non volevo vivere per lavorare, secondo volevo cercare un'alternativa per investire il mio tempo consapevolmente facendo qualcosa che mi rendesse davvero felice. Poi volevo vivere ad un ritmo più lento, senza le pressioni di un sistema gerarchico e competitivo che mi imponeva regole e orari. E infine sentivo la necessità di voler vivere la mia vita in piena libertà, seguendo le mie necessità e le mie priorità. Per tutte queste ragioni nel 2018 mi sono licenziato e ho deciso di prendermi un anno sabbatico. Però poi non sono mai più tornato e il viaggio è diventato uno stile di vita. Il mondo mi ha offerto un'infinità di opportunità e di alternative e io sono diventato un viaggiatore nomade a tempo pieno. Ma ad un certo punto mi sono accorto che questa vita mi costava meno rispetto a quando stavo in Italia. A Milano solo d'affitto pagavo 600 euro al mese e in viaggio con quella stessa somma ci ho vissuto anche per 2 mesi. Pensaci bene, una volta preso il volo d'andata la spesa maggiore l'hai affrontata, perché se decidi di vivere in viaggio di certo non è una vacanza perenne, quindi dovrai gestire le tue finanze in modo più consapevole senza vivere nell'eccesso. Io per esempio ho adottato uno stile di vita più semplice, direi minimal, cioè vivo solo con il necessario, con ciò di cui ho realmente bisogno. E alleggerendo e semplificando il mio tenore di vita non ho bisogno di grandi spese per mantenermi e di conseguenza non devo lavorare costantemente. Io non compro vestiti, alcol o qualsiasi oggetto che non apporti nulla di positivo alla mia quotidianità. Ciò che investo è solamente in materiale utile al mio progetto. È chiaro che anche io ogni tanto mi tolgo qualche sfizio, ma la mia filosofia di base è quella del non consumo. Spendo solo per mangiare, dormire e spostarmi. E vi dirò di più, a volte, anzi spesso, sono riuscito ad azzerare queste spese viaggiando, per esempio facendo autostop, couchsurfing, riciclaggio di cibo nei mercati, e questo mi ha permesso di vivere in viaggio anche con solo 250 euro al mese, anche in paesi del mondo piuttosto cari come la Patagonia. La mia vita è senza fissa dimora ed è chiusa dentro uno zaino da circa 6 anni. Chiaramente è stata una mia scelta che mi ha reso però felice e sicuramente più libero. In un certo senso vivo fuori dal sistema, che sento non appartenermi, e allontanandomi da certe dinamiche mi sento più libero di vivere la mia vita. Certo, questa non è una vita per tutti, perché richiede tanto sacrificio e spirito di adattamento. Quando vivevo a Milano spendevo circa 1.500 euro al mese, ma da quando vivo in viaggio me ne bastano meno della metà. Praticamente viaggiare tutto l'anno mi conviene di più che vivere in Italia. E tu riusciresti mai a vivere così? È uno stile di vita che ti affascina? Qual è il tuo modo di vivere? Sono curiosissimo, mi raccomando, scrivimelo nei commenti. E se vuoi sostenermi, mi raccomando, lascia un like, ma soprattutto iscriviti al canale. Questo progetto è appena nato e ha bisogno di un supporto che da parte tua è un piccolo e semplice gesto che però per me fa una differenza enorme. Quindi mi raccomando, iscriviti. Grazie per il supporto e ci vediamo al prossimo video.